Allora, qui c'ho il cartellone di tutte le cose che ho da fare. Questa qui è la meccanica, non ci importa per adesso, e invece in questo video vedrete l'esecuzione di questo lavoro qua per il riscaldamento, e se ce la facciamo anche l'indicatori di temperatura vari. Bene, visto e considerato che abbiamo qui tutta questa roba qua, da montare, non perdiamo tempo. E ciao a tutti, io sono Paolo e questo è il mio canale, il mio piccolo canalino. In questo video vedete appunto il montaggio di tutta questa roba qui. Forse non so se basterà un video solo, ma comunque vedrete il montaggio del preriscaldamento del diesel, tubi, pompe, altra pompa, portastrumenti, altri strumenti, cabellaggi vari, passafili, un bel po' di roba. Bene, tutto pronto, imballato, attrezzi, e iniziamo. Allora, andremo a montare questo qua. Adesso devo capire dove esattamente, per cui smonto la mascherina e vediamo un pochino dove posizionarlo. Bene, abbiamo smontato tutto, così a vista direi che la posizione potrebbe essere questa qua, ma non è detto che anche qua dietro sia la posizione corretta. Però teniamo in considerazione il fatto che questo qui c'ha uno scarico che potrebbe creare del monossido di carbonio, pertanto forse averlo sotto la presa d'aspirazione del riscaldamento interno potrebbe essere forse non la soluzione migliore. Di qua, oltre che essere non a contatto diciamo più diretto con l'abitacolo, il calore prodotto da questo potrebbe anche comunque scaldare un po' l'aria intorno al liquido freni. Qua dietro c'è la pompa del gasolio, per cui forse la posizione più adatta è proprio questa qua, a prescindere dal fatto che ci sta anche di là. Allora adesso cercherò di posizionarlo più o meno in questa posizione qua. Poi comunque devo fargli anche una protezione per evitare che l'acqua gli vada direttamente contro. Allora adesso elaboro un attimino il posizionamento e poi faccio vedere la posizione finale, che tanto ogni mezzo ha la sua situazione. Faccio meno brigo e poi vi faccio vedere. Allora adesso devo arrivare a fissarmi qua. Questa è la posizione. Qua c'è il fissaggio della lamiera che protegge la parte relativa alle candelette, al periscaldo delle candelette. Cosa faccio? Metto questo qua in modo che sia fisso qua e non sulla lamiera, piego questa parte qua in modo che ce l'ho in così, e poi mi fisserò a queste qua. All'interno metto una vite più lunga, così avrò la possibilità di mettere una vite o due. Anche vediamo un attimino come funziona. Bene, mettiamoci all'opera e vediamo che cosa ne viene fuori. Che belle queste attrezzature antiche. Questa ecco, quasi quasi questi qua sarebbero da piegare. Ecco fatto, dovremmo essere giusti. Questo va qua così, e lì sono abbastanza in linea direttamente con quella flangia là sopra. Molto bene. Bene, ci siamo. Allora lì collimo nel buco. Adesso è una flangia così fatta doppia, ma mi serve più che altro per capire la lunghezza. Lì mi trovo esattamente al fissaggio bello robusto della lamiera. La parte qua sopra, questa qui, verrà piegata per essere adattata alla lamiera che va montata là dietro, per cui ci saranno i punti di fissaggio belli solidi. Ok, proseguiamo e facciamo la flangia definitiva. Allora, ho tolto il bulloncino dall'interno, che è del pedale dell'acceleratore, e ho scoperto che non è neanche metrico, è una misura un po' balorda di quelle inglesi. Allora adesso rifacciamo il filetto là metrico e poi ci mettiamo un Volgarus metricus. Ok, messa la vite dall'interno che tiene di nuovo il pedale. Poi comunque, anche se il filetto non sarà super affidabile perché è stato ripassato un filetto comunque da 8 con un altro passo, qua verrà tutto quanto fissato dall'esterno verso l'interno, per cui non ci sarà nessun problema. Adesso pensiamo a lei. Ok, per adesso risulta così. Là abbiamo già fissato, lì ancora da fissare, ma è solo questione di un attimo. Poi qui abbiamo già messo anche il fissaggio qui, e qua già fissato tutto. Questo qui ovviamente è solo appoggiato adesso all'interno delle sue viti, ma questa è la posizione definitiva. Molto comodo per far arrivare il tubo dell'acqua, che è questo. Da qui poi dovrà ripartire e andare nel resto dell'impianto. Qua sotto siamo un po' strettini per l'aspirazione, ma neanche troppo.
comodissimi per quanto riguarda l'alimentazione, tutto sommato anche abbastanza comodi per lo scarico, che siamo un po' in interferenza con i tubi dei freni, ma questi sono abbastanza labili, per cui li farò fare una curva leggermente diversa in modo che lo scarico passerà qua in mezzo o qua dietro. Vediamo, intanto ci penso e vediamo. Bene, messo anche il tubo dell'aspirazione che va a finire là dietro, bello nascosto in questa zona qua, per cui protetto perfettamente dall'acqua. Adesso bisogna mettere la marmita, però lo scarico una volta messo arriva troppo vicino qui ai tubi dei freni, per cui taglio l'imbocco in modo che parte direttamente da più in alto e il problema non sussiste. E allora ho messo la marmita che fa un bel giro e arriva qua, come si può ben vedere, fa il giro così e arriva fino a qua davanti, un po' nascosta ma comunque un sacco di aria a disposizione, si vede anche leggermente da qua. E adesso non è ancora fissato in modo definitivo perché poi bisognerà toglierlo per mettere tutta la parte dell'impianto elettrico. Proseguiamo con l'installazione della pompa aggiuntiva che viene data in dotazione, che non sembra niente male, e poi ci attaccheremo da qua verso l'alimentazione del motore proprio del furgone in prossimità, ma però prima della pompa del gasolio originale, perché magari si crea una pressione continua che non fa bene alla situazione, per cui va messa prima della pompa del gasolio. Lì abbiamo posizionato la pompa dell'acqua che pescherà direttamente il tubo che dal motore va direttamente al radiatore qua sopra. Intercetteremo qui, metteremo la pompa dell'acqua, un tubo andrà direttamente fino a qua sotto, l'altro parte e torna qua sopra, poi da qua uscirà l'acqua che passa per il radiatore del riscaldamento interno, però invece che andare dietro e ritornare nel motore passerà per il riscaldatore. Intanto questo qui sarà il giro base che farà. Bene, allora collegato anche la parte elettrica che va giù nel telaio, poi esce da qua e si collega esattamente con quel bel gruppo di cavi che vedete là dietro. Adesso il prossimo passo sarà far passare quello che va al display all'interno dell'abitacolo. Allora dovete sempre cercare, c'è sicuramente un passaggio da qualche parte su tutti i veicoli, seguite gli impianti elettrici, vedete qualche tappo c'è da togliere, ma sicuramente trovate dove farlo passare. Nel mio caso passo qua dietro che c'è già un bel passaggio libero e con questa pasta qua poi si fa in modo che il cavo non tocca la lamiera per evitare che si rovini, importantissimo. Poi si passa al collegamento interno. Ok, allora tutto ben fissato, tutto pronto e domani si continua con l'installazione di questa roba qua. Si prendono i cavi della batteria, si fanno un sacco di cose, si portano tubi, si stringono fascette. Bene, intanto per oggi finisce qui. The next day. Eccoci qua, allora ripartiamo con i lavori. Per voi è stato un attimo, per me una notte di meditazione. Partiremo con i lavori, tiriamo i cavi, mettiamo la centralina e facciamo tutto quello che serve per far funzionare questo bellissimo riscaldatore motore da parcheggio, riscaldatore da parcheggio lo chiamano. Comunque vediamo. Buono, iniziamo. Adesso ho già smontato il mobile perché qui dovrò passare dei tubi e altre cose fino là dietro, che là dietro ci sono le batterie là dentro. La prima operazione da fare sarà togliere il serbatoio delle acque grigie perché devo passare qua sotto, per cui molto semplice, lo stacco e questo qui poi viene via in un solo pezzo insieme al serbatoio. Allora vado di sotto, sgancio il serbatoio, dopo aver sganciato sopra svito anche qua sotto, così posso tirare via il serbatoio. Operazione veramente semplice. Fatto. Bene, qui adesso ho tutto lo spazio che voglio per poter lavorare molto bene. Adesso prendiamo il cavo dalla batteria e lo facciamo passare di qua, uscire di qua e via così. Bene, agiamo.
Allora adesso qui c'è il cavo che passa dentro la canaletta, arriva fino qui e adesso fa il giro di qua. Ce n'è un po'? Sì dai, è stata dura ma ce l'ho fatta. E adesso da qui lo faccio uscire e lo farò andare in una canaletta fino a davanti. Allora, se per caso fate una roba del genere, adesso a me serviva questo cavo qua e basta, solo questo qui, ma in realtà ho fatto passare anche altri cavi, un cavo bello grosso che arriva fino a dove mi serve e anche molto oltre, così in caso se devo fare qualche upgrade. Adesso installiamo la pompa del gasolio con quella staffa che avete visto negli unboxing, e se non li avete visti andate a vedere gli unboxing dove faccio anche vedere questa roba qui e tantissimi altri accessori. Qua sopra vi lascio il collegamento. Andiamo avanti. In pratica questa è ben appesa qua e non dovrebbe più trasferire le vibrazioni alla scocca. Vedremo se è vero. Allora, preso anche dall'aspirazione del gasolio, praticamente qui arriva il gasolio alla pompa del gasolio, poi va su al motore e qui ho messo un raccordo a T dove sono arrivato direttamente su alla pompa del riscaldatore. Adesso svuotiamo il radiatore e poi si fa anche il collegamento dell'acqua. Adesso finché scorre l'acqua vado a fare la pipì. Quando si mettono le fascette, queste qua metalliche, è consigliabile mettere un po' di grasso qua in modo che si avvita veramente bene questa roba qui, se no diventa duro questo meccanismo ma in realtà non si sta fissando tanto la fascetta, per cui ce l'hai qua sul tubo, cioè, ti sembra di fissare ma in realtà non stai fissando. Eccolo qua, un po' di grassetto e poi avvitando si avvita più facile. E non dimenticate poi di rimettere il liquido che avete tolto. Tanto io per prova metto questo qua di gelo dell'antigelo anche. Mi raccomando, quando fate tubazioni dovete essere sicuri che le pulegge e tutto quello che si può muovere sia a debita distanza. E adesso ovviamente qua ci saranno dei fissaggi in modo che tutto sta bello fermo, però non ci devono essere contatti tra parti in movimento, tubi, insomma robe che girano, deve essere tutto quanto abbastanza regolare. Una cosa che ho scoperto, che non lo sapevo, che questi tubi qua hanno la possibilità di girare, per cui si possono mettere a proprio piacimento. Molto bello, molto bello. E importante, non dimenticate tutte le fascette tipo come ho fatto io adesso. Meno male che Sandro se n'è accorto. Ecco qua, adesso siamo pronti per provare. Abbiamo fatto girare un pochino il motore, che qua effettivamente si percepisce già la temperatura dell'acqua all'interno del motore, perché in realtà l'acqua comunque passa di qua, perché è figo, si sente già quanto caldo è il motore, che effettivamente è caldo, per cui non sappiamo se partirà subito questo qui. E intanto facciamo partire e sporghiamo qua. Vai, vediamo cosa ci dice. 1, 2, 3, start. Ah, è uno, ok, allora tieni premuto a lungo. La procedura è... Ok, non parte, c'è un errore. Adesso scopriamo cos'è, rileggiamo le istruzioni e vediamo che cosa ci dice. Much later. Bene, adesso la pompetta siamo riusciti a farla partire e in teoria dovrebbe arrivare anche il gasolio un po' alla volta. Sta arrivando. Eccolo il gasolio. Eccolo. Sandro ha capito un po' come funziona. Qualcosa sta succedendo. Intanto ho messo anche una sonda qua in modo che possiamo tenere sott'occhio la temperatura, che poi intanto adesso è un po' volante ma poi sarà definitiva. Questo fumo che vedete è le nostre manacce sporche unte che hanno toccato il tubo
adesso si sta scaldando e automaticamente fuma qua, poi si scalderà un po' di più sotto e fumerà anche sotto, per cui eccolo, niente di preoccupante. Questa giusto? Sì. Alta. Allora, questo è bello caldo, questa invece è ancora fredda. Anche perché rispetto al cinebasto, questo va sempre a manetta. Fino al raggiungimento della temperatura, comunque lui va a manetta. Bene, funziona. Forse anche più di quello che pensavo. Sì. Cioè, veramente rapido a serie di temperatura, una figata. Adesso abbiamo spento e continua ad andare per raffreddare la camera. E qua dentro comunque c'è, all'interno di questo cilindro c'è anche il bruciatore, oltre che l'acqua che ci gira intorno. Adesso giro il tubo dall'altra parte perché qua è ancora meno calda la situazione, meglio così. E adesso faremo un po' di test, ma farò un video apposta per i test e ho vari termometri da mettere qua e là e voglio vedere un po' come si comporta l'acqua nei vari punti. Però fino adesso, prima accensione, veramente soddisfatto di questa roba qui. Adesso c'è già caldo, dunque non vedo l'ora di avere il freddo per poterlo provare. Adesso rimonto tutto quanto e ovviamente devo rimontare anche tutto il mobile, ma questo è un attimo. E poi ci rivediamo per qualche conclusione. Allora, è passato un po' di tempo e adesso abbiamo inquadrato un po' la situazione, ho capito come far funzionare tutto quanto. Devo dire che alla fine non è neanche tanto difficile. Perché adesso facciamo un riassunto veloce di quello che è stato fatto per poter montare un preriscaldatore motore. Dunque apriamo e adesso vi faccio vedere nell'insieme. Allora, qui sotto appunto come vedete c'è il riscaldatore che si vede anche da qui davanti e da questi 3 buchi qua poi ci sarà una lamiera che ancora non ho fatto, ma è solo una questione di tempo perché prima volevo essere sicuro che funzionava. Allora, nel mio caso ho fatto questa cosa qui. Ho installato questo, attaccato dei supporti molto resistenti, per cui se lo fate nei vostri van, mi raccomando, scegliete qualcosa di veramente solido. Io ho trovato questa soluzione qui, attaccata a un bullone della scocca per non fare ulteriori buchi. Ho fatto una staffa, bella robusta, con un tubo quadro, che è fissata direttamente alla sua flangia originale, là dietro, che ho opportunamente piegato, come avete visto. Poi là sotto c'è l'aspirazione che proviene da là dietro, per cui assolutamente lontana da acqua o altre cose che potrebbero dar fastidio. Per lo scarico ho scelto un giro invece per adesso un po' alternativo e confluisce. Praticamente lo scarico è questo qua, quello lì. Ovviamente adesso dovrò opportunamente modificarlo perché potenzialmente quando lo userò avrò le gomme da neve, per cui troppo calore sulle gomme qua non va proprio bene, per cui questo qui per adesso è solamente per provarlo, per vedere se funzionava. L'alimentazione del gasolio arriva direttamente dalla linea che va alla pompa, quella classica, insomma meccanica del furgone, poi da qui prosegue per il resto del suo giro, filtri eccetera eccetera. Ho intercettato qua il tubo e va su direttamente qui alla pompa con quel supporto che avete visto elastico, infatti non si sente assolutamente all'interno. Allora, il funzionamento è così: una volta acceso l'acqua calda esce da questo tubo qui dove c'è scritto out, esce da qua, nel mio caso va direttamente all'interno del blocco motore. Una volta passato nel blocco motore esce dalla pompa, quando utilizzerò questa cosa qui il motore sarà spento, per cui la pompa sarà ferma, comunque passa attraverso la pompa e va là dietro. Là dietro c'è una pompa elettrica che funziona comandata ovviamente dalla centralina del riscaldatore che fa circolare l'acqua. Da lì va direttamente su al radiatore del riscaldamento, dopodiché esce dal radiatore del riscaldamento e torna all'interno del riscaldatore e così il giro continua in questo modo qui. Adesso io ho posizionato sia un sensore qua che un sensore là sotto esattamente all'uscita del motore, così posso tenere d'occhio la situazione, ma questo qui lo vedrete in un altro video dedicato ai sensori e tutto il resto. Dunque, utilizzando questo sistema qua potrò scaldare il motore e anche adesso l'abitacolo attraverso questo radiatore qui, ma in realtà questo qui non potrà circolare l'aria calda all'interno perché quando c'è il quadro spento la ventola non può circolare, perché io faccio una modifica all'impianto elettrico o farò una modifica qua per bypassare questo e avere l'acqua calda solamente nel motore oppure nel riscaldamento interno che devo ancora fare
ma anche lì vedrete un video specifico, proprio farò un video specifico su come montare il riscaldamento interno anche con la parte elettrica. Piccolo dettaglio sulla parte elettrica: quando fate passare delle canalette da qualche parte, oltre che essere sicuro che non vengano scaldate o brutte cose, ovviamente facendo attenzione a non farli fare giri troppo assurdi, quando le finite rivoltate sempre l'uscita verso il basso, in modo che la pioggia o l'acqua che arriva praticamente non può andare giù per la canaletta. Anche quest'altra, questo qui è la canaletta che riguarda tutto l'impianto elettrico e il riscaldatore, fa un giro apposta solamente per evitare che ci possa entrare acqua. E questo qua è tutto. Per cui, se non volete perdervi i futuri upgrade che potete fare anche ai vostri veicoli ricreazionali e volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!